Con i tempi che corrono è diventato estremamente difficile trovare alcuni tagli di carne, ad esempio i brisket sono diventati un bene di lusso nelle ultime settimane. Tuttavia, l'ultima volta che sono stato alla Metro mi sono imbattuto in un esemplare diciamo particolare. Questo è un brisket di marca Eurangus, non l'avevo mai visto prima, di 4,3 kg e come vedete è estremamente magro, non ha un fat cap, o almeno non ce l'ha completamente, ed è molto difficile distinguere quale sia il flat dal point, non tanto per la forma, sappiamo che questa parte è il point, tuttavia non sappiamo quale sia la parte del fat cap e la parte senza. L'unico modo per capirlo è stato osservare la direzione delle fibre della carne, ad esempio qui vanno tutte in una sola direzione. Di conseguenza questa è la parte del flat, chiamiamola così, mentre invece da questa parte c'è anche il point, perché come vedete qui le fibre vanno in verticale. Non c'è molto da fare a livello di trimming e ci limiteremo a togliere il deckle fat che si trova qui sul bordo. Come accennato, veramente poco da fare, cerchiamo di non esagerare. Come immaginavo, i macellai che l'hanno prodotto hanno già tolto tutto il grasso che sta tra il point ed il flat, quindi a noi non è rimasto molto da fare. Sarebbe stato preferibile se l'avessero lasciato, perché ormai questo pezzo diventerà burnt ends. Non che ci dispiaccia, ma preferisco che siano fette normali. Togliamo questo angolo perché è veramente troppo sottile. E per il resto direi che siamo a posto. Su questo lato non tocchiamo assolutamente nulla perché questo teoricamente sarebbe il fat cap. Ho deciso di realizzare questo video perché questo dovrebbe essere un brisket facilmente rimediabile anche dal macellaio, a patto che vi mettete d'accordo, a differenza di quelli che solitamente faccio, che provengono dall'America o dal Canada e solitamente si trovano solamente alla Metro. Certo la qualità è quella che è, quindi speriamo di ottenere un risultato accettabile. L'importante è che non diventi estremamente secco o bruciato. Finché è mangiabile la riterrò una vittoria. Come al solito facciamo un binder a base di senape, un'abbondante spolverata di pepe, un bello stato della vostra rub preferita e una minima parte di aglio in polvere. Ora che è condito lasciamolo riposare mentre noi accendiamo il pit. Vorrei provare a colpire il brisket all'inizio con più fumo possibile, perciò butto il grasso sulla brace e chiudo leggermente lo smorzatore, così che più fumo ristagna all'interno della camera di cottura e otterremo un colore più scuro più rapidamente. Siamo alla 7ª ora di cottura. Wow, non me lo aspettavo molto peggio. Il colore è perfetto, qui ovviamente siamo abbastanza croccanti ma c'è da aspettarselo. Il poco grasso che c'era si è fuso correttamente, potremmo anche incartarlo adesso. Con quello che costa l'elettricità oggi lo rimetto sullo smoker. Dopo 7 ore di affumicatura, 2 nella butcher paper e altre 2 ore di riposo, possiamo finalmente vedere il risultato finale. La temperatura interna al momento è di 163 gradi Fahrenheit, quindi siamo ancora un po' alti, sarebbe meglio aspettare i 150, tuttavia si è già fatto abbastanza tardi e onestamente ho fame. Il brisket al tatto risulta abbastanza morbido, ovviamente nulla in confronto ad un Crixton Farms o un qualunque altro brisket grasso, però devo ammettere che per essere un brisket molto magro senza neanche il fat cap il risultato sembra accettabile, tranne questa parte del flat che sembra veramente rinsecchita. Eh sì, come dicevo, questa parte l'abbiamo perduta. Poteva sicuramente venire peggio. Diciamoci la verità,
se avesse avuto un po' più di fat cap, perché questo praticamente non ne aveva, sarebbe stato un affare per il prezzo a cui l'ho trovato. Sentiamo il sapore della parte peggiore. Onestamente non me la sento di mentirvi, è ovviamente molto asciutto. Il sapore del brisket è quello corretto e quello che mi aspetterei, ma manca tutta la sensazione al palato di un brisket grasso. Sentiamo invece il point. Il point è sicuramente più in linea con quello che mi aspetterei da un brisket, di sapore e consistenza al palato, ma rimane comunque evidente che si tratta di un taglio estremamente magro. E comunque rimane un'ottima scelta se è tutto quello che riuscite a trovare. La cottura rimane più o meno la stessa, i tempi anche. Cambierà sicuramente la sensazione al palato, che non potrà mai raggiungere quella di un Crixon o di un brisket comunque grasso, ma il sapore è sicuramente quello autentico del brisket. Ci vediamo alla prossima.